Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di a tavola con Silvia. Allora, questa sera vi farò la ricetta della pasta e patate con la provola affumicata. Stiamo in ristrettezze, nel senso che non possiamo tanto andare in giro. Dobbiamo svuotare il frigo. No. Quindi la provola affumicata non ce l'ho. Metterò la scamorza affumicata, che è più o meno la stessa cosa. La provola è più morbida, è tipo una mozzarella, questa è un pochino più dura, tipo caciocavallo, però la facciamo andare bene così. Allora, gli ingredienti, appunto, per 4 persone, anche 5, perché tanto ci aggiunge sempre qualcuno. C'è pure Manfredo poi. Abbiamo 4 etti di pasta mista, c'è proprio un tipo di pasta che si vende così, un mazzettino di prezzemolo, una scamorza affumicata o una provola affumicata, una cipolletta piccolina e abbiamo qui 1 chilo circa di patate. Dico circa perché poi tolto la buccia, le magagne eccetera eccetera, più o meno la quantità è quella là. Poi abbiamo del sale, del pepe bianco e dell'olio extravergine di oliva. Servono 2 pentole, una è per cuocere la pasta e la dobbiamo risottare, poi vi farò vedere come. L'altra è già sul fuoco con l'acqua bollente, infatti scusate un attimo, mi sposto un secondo, la vado ad abbassare, eccomi qua, perché la dobbiamo tenere sempre bollente ma al minimo e ovviamente acqua salata. Allora, come andiamo a procedere? Dobbiamo prima di tutto, scusate, sposto questo, le patate ovviamente sono già pulite, pulite ed asciugate. Tagliamo la cipolletta, se non avete la cipolla potete usare uno scalogno o comunque va bene anche se ovviamente ha meno aroma quella che avete nel congelatore già tritata, quella che si compra nei supermercati, no? Togliamo la buccina. Posso fare intanto le mie solite domande? Certamente. È una ricetta lunga? Beh, ci vuole il tempo per far risottare la pasta, diciamo con una ventina di minuti ce la caviamo. E è una ricetta a basso costo? Assolutamente sì. A parte il costo della provola o della scamorza, comunque insomma non è che costi molto, perché patate e cipolla e mezzo chilo di pasta più o meno. Questi sono 4 etti, quindi ancora meglio. Poi la pasta e patate è sempre buona. Io di solito la faccio con il pomodoro. In questo modo è una ricetta più particolare e va risottata assolutamente perché se no non lega. Infatti le patate dovremmo andarle a tagliare più o meno della stessa grandezza di questa cipolla, poco più grandi, perché se no poi comunque non fanno la cremina che devono. Allora, messa la cipolla nella pentola, mettiamo 3 giri d'olio, eccoci qua, e andiamo sui fornelli. Quindi ci rivediamo sui fornelli a patate già pelate e fatte a dadini. A dopo. Eccoci qua, allora abbiamo tagliato a dadini la provola, le patate e tritato il prezzemolo. A questo punto ci vediamo sui fornelli perché la cipolla è pronta. A fra poco. Allora, come vedete la cipolla è imbiondita. A questo punto metto le patate. Ripeto che la ricetta è per 4-5 persone, quindi 1 chilo di patate io credo che vi servano, a meno che non volete fare le porzioni da gourmet e allora ne mettete mezzo chilo. Facciamo imbiondire le patate. Vedete, questa è l'acqua che vi dicevo, acqua salata che io tengo qui di fianco col fornello medio alto in maniera che rimane sempre bollente. Quindi una volta che adesso abbiamo fatto tostare le patate,
comincerò a mettere un paio di mestoli d'acqua, poi aggiungerò la pasta, il sale, il pepe, eccetera. Ok? Adesso ci vediamo a patate tostate, perché queste comunque devono avere, ecco, guardate, vi faccio vedere, si devono leggermente attaccare al fondo, quindi dovete stare attenti, fare qui vicine ai fornelli e staccarle continuamente, non le potete lasciare perché sennò vi si bruciano, e non dobbiamo fare patate fritte, ma solo un po' tostate, ok? A fra poco. Allora, siamo arrivati al punto che devo mettere l'acqua. Sentite come sfregola bene? Eccoci qua. Questo lo lascio qui di fianco. Sì, sempre a fuoco alto sulle patate. Adesso abbasso il fuoco, proprio in questo momento stavo per dirlo. Abbasso un pochino il fuoco e metto il coperchio. Eccolo qua, sempre trasparente perché devo tenere sotto controllo. Prendiamo il reggimestolo, eccolo qui, devo tenere sotto controllo le patate, ok? Quindi le faccio stare un pochino, diciamo 4-5 minuti con questi 2 mestoli d'acqua, dopodiché mi sposterò al fornello più piccolo, va bene? Ci vediamo tra un po'. Vedete? Questa è quella cosina che deve venire su questo piatto. La cremina, guardate, c'è il fumo, non si vede. Posso Forse soffiare? si vede? Forse un pochino. A Sì, questo sì. punto mettiamo la pasta, perché dobbiamo risottarla. Ne metto un po', poi la mescolo. Poi ne metto un altro po' e poi la mescolo. Quindi pasta e Mettiamo, patate risottata. mi sono scottata, ovviamente come succede praticamente tutte le volte. Mettiamo 3 o 4 mestoli di acqua salata, quindi non dovete aggiungere altro sale, se no vi Quindi tu viene, hai salato questa come? per forza, così almeno sto tranquilla, che è come se avessi fatto la pasta cotta nell'acqua salata e poi scolata e messa nelle patate, invece così viene proprio risottata. Mi raccomando, stateli dietro, cioè potete lasciarla un minuto coperta in questo modo, non di più, anche meno di un minuto, perché sennò poi vi si attacca e buttiamo tutto, Ci rivediamo tra un pochino a metà cottura. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere più o meno. Manca circa un minuto, ho messo abbondante pepe, perché a noi piace tanto, bianco, volendo potete metterlo anche nero, e a questo punto, non appena è pronta, dobbiamo mettere la provola, girarla un pochino e poi impiattarla, scusate. Quindi ci rivediamo tra un minuto e mezzo. Eccoci qua, adesso aggiungiamo la provola. La giriamo bene in maniera che tutti i dadini vadano in tutti i posti, in questo modo. Che spettacolo che deve essere, Sì, penso proprio di sì. Si sta cominciando a sciogliere. Esatto. A questo punto mettete il coperchio, spegnete il fuoco, la lasciate
20-30 secondi e poi ci vediamo per l'impiattamento. Eccoci qua, è pronta e a questo punto ti tocca l'assaggio. Mi tocca? Sono sì. il testimonial? Sì, ma non dal piatto perché c'è il prezzemolo che a te non piace. Esatto, stavo per dire la stessa cosa. Dammene. Ecco qui. Ecco, me ne dai un poco che è possibile mangiare? Come faccio? Un'antichietta di meno, amore. Ah, ok, ne vuoi di meno. Strano perché di solito... Sì, sarà lava fusa, ecco perché. Beh, ma è normale. Non capivo. Buona, Sono molto contenta. buona. Complimenti a tavola con Silvia. Grazie. E ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.